Nel video di oggi ti racconterò un'altra storia e quindi faremo un'altra lezione di comprensione orale e di lessico. Per la precisione ti racconterò un racconto straordinario di Dino Buzzati. Lo conosci già? Buzzati è stato un giornalista e scrittore del secolo scorso. Era un giornalista e inviato del Corriere della Sera, ma ha scritto anche numerosi libri e raccolte di racconti. Nel video di oggi ti leggo il racconto I giorni perduti, tratto dalla raccolta Le notti difficili. E alla fine della storia ti porrò due domande di comprensione. In realtà una di comprensione e una di riflessione, e potrai rispondere nella sezione dei commenti qui sotto. Per questo video ho preparato per te sia la trascrizione della storia, ma soprattutto degli esercizi interattivi di lessico. Se clicchi sul link che trovi sotto a questo video, riceverai in pochi minuti un'email con la trascrizione della storia e degli esercizi che ti permetteranno di scoprire il lessico più importante di questo racconto e memorizzarlo con degli esercizi che ho preparato per te. Clicca sul link qui sotto. Ma adesso è arrivato il momento della storia. Sto per leggerti I giorni perduti di Dino Buzzati. Qualche giorno dopo aver preso possesso della sontuosa villa, Ernst Casilra, rincasando, avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da una porticina secondaria del muro di cinta e caricava la cassa su di un camion. Non fece in tempo a raggiungerlo prima che fosse partito. Allora lo inseguì in auto e il camion fece una lunga strada fino all'estrema periferia della città, fermandosi sul ciglio di un vallone. Casilra scese dall'auto e andò a vedere. Lo sconosciuto scaricò la cassa dal camion e, fatti pochi passi, la scaraventò nel fossato, che era ingombro di migliaia e migliaia di altre casse uguali. Si avvicinò all'uomo e gli chiese: «Ti ho visto portar fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c'era dentro? E cosa sono tutte quelle casse?» Quello lo guardò e sorrise. «Ne ho ancora sul camion da buttare. Non sai? Sono i giorni». «Che giorni?» «I giorni tuoi. I miei giorni, i tuoi giorni perduti, i giorni che hai perso. Li aspettavi, vero? Sono venuti. Che ne hai fatto? Guardali, intatti, ancora gonfi. E adesso...» Casilra guardò. Formavano un mucchio immenso. Scese giù per la scarpata e ne aprì uno. C'era dentro una strada d'autunno e in fondo Graziella, la sua fidanzata, che se n'andava per sempre. E lui neppure la chiamava. Ne aprì un secondo. C'era una camera d'ospedale e sul letto suo fratello Giosuè, che stava male e lo aspettava. Ma lui era in giro per affari. Ne aprì un terzo. Al cancelletto della vecchia, misera casa stava Duke, il fedele mastino che lo attendeva da 2 anni, ridotto pelle e ossa. E lui non si sognava di tornare. Si sentì prendere da una certa cosa qui alla bocca dello stomaco. Lo scaricatore stava dritto sul ciglio del vallone, immobile, come un giustiziere. «Signore!» gridò Casilra. «Mi ascolti, lasci che mi porti via almeno questi 3 giorni, la supplico. Almeno questi 3. Io sono ricco, le darò tutto quello che vuole». Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per indicare un punto irraggiungibile, come per dire che era troppo tardi
e che nessun rimedio era più possibile. Poi svanì nell'aria e all'istante scomparve anche il gigantesco mucchio di casse misteriose e l'ombra della notte scendeva. Bene, questo era il breve racconto I giorni perduti di Dino Buzzati. Bello, eh? Adesso io ti invito a riascoltarlo nuovamente. Quindi torna indietro per riascoltare questa storia e rispondi nella sezione dei commenti a queste due domande. Che cosa contengono le tre casse? Che cosa contengono? Ricordi? Seconda domanda, e questa è più una domanda di riflessione. Qual è il significato di questo racconto? Che cosa vuole dirci? Su cosa vuole farci riflettere Dino Buzzati con questo racconto? Non vedo l'ora di leggere le tue risposte nella sezione dei commenti qui sotto e ti ricordo che cliccando sul link che trovi qui sotto nella descrizione potrai ricevere anche degli esercizi interattivi di lessico, perché in questa storia ci sono parole ed espressioni molto particolari e importanti. Potremo quindi giocare insieme e memorizzare il loro uso con degli esercizi che ho preparato per te. Noi intanto ci vediamo al prossimo video.